Ciao a tutti, bentornati. Oggi vediamo insieme l'incubatrice, vediamo le modifiche che ho fatto in quest'anno, quali sono le migliorie e che cosa ho cambiato. Siccome il video penso sarà un po' lunghetto, come potete vedere, metterò in descrizione direttamente i minutaggi con i vari punti salienti della descrizione, così potete scegliere direttamente quale punto vi interessa e quindi andare a approfondire. Andiamo subito a vedere. Dietro di me c'è l'incubatrice, chiaramente non posso aprirla perché c'è un'incubazione in atto, quindi vedremo le cose da fuori, perlomeno nella camera dischiusa non posso farvi vedere niente perché ho le uova, mentre nella camera di incubazione, quella dei 18 giorni, quella in basso, il volume è più grande, vedremo nello specifico i vari elementi che ho installato. Andiamo subito. Ecco la situazione attuale, in camera dischiusa. Fra 2 giorni dovrei iniziare a vedere i primi gusci aprirsi, speriamo. Sono 2 livelli, uno quello che vediamo, quello sopra, poi quello sotto non si vede perché c'è il telaio dell'apertura. Andiamo subito al punto. Allora, ecco qua l'incubatrice. Modifiche che ho fatto: ventolone per distribuire bene l'aria, chiaramente questa ventola spara l'aria dal basso verso l'alto, quindi discende, torna giù. Qui abbiamo nuova resistenza. La resistenza è in serie a una ventola che sta lì dietro, esattamente qua, e quindi anche qui scalda la resistenza, l'aria che viene pescata da dietro passa per la resistenza e risale per tutta la camera di incubazione, passando poi per i piani dove io tengo le uova e poi viene ripescata dalla ventola che ritorna giù. La bocchetta, il dettaglio che andiamo a vedere qua, quella bocchetta è la bocchetta che poi porta l'aria lungo la canala posteriore, che poi vi faccio vedere, canala posteriore che arriva fin giù, quindi percorre tutta la parte posteriore del frigo, dell'incubatrice, e poi rispunta da qui. Quindi la ventola della resistenza ripesca l'aria che veniva dalla parte alta dell'incubatrice, ripassa per la resistenza, si riscalda nuovamente e ritorna su. E via così tutto il tempo. Altri dettagli: la lampadina di servizio, il sensore dell'umidificatore che chiaramente misura l'aria che va in uscita dalla camera, e poi non so se si vede, sì, questo qua in alto a fianco alla lampadina, la sondina nera, la sondina della temperatura. Ed ecco qui cosa abbiamo dietro: la canala, quindi da dove l'aria esce dall'incubatrice, che scende verso il basso, attraversa questa scatola di derivazione, poi vi spiego perché c'è, e poi va al di giù che rientra quindi nell'incubatrice. Qui abbiamo l'umidificatrice, l'umidificatore, col serbatoio dell'acqua. Qui chiaramente quando riceve il segnale di attivazione l'umidificatore parte, quindi produce vapore freddo che risale quindi nella condotta, entra all'interno dell'incubatrice e poi aumenta l'umidità, il tasso di umidità. Tutto quanto chiaramente è gestito dalla centralina che ho montato qui. Adesso ce l'ho spenta perché chiaramente la stavo pulendo dopo aver tolto le uova, ed è quella che misura sia la temperatura sia l'umidità. Avrete notato questa bocchetta con la ventola. Questa ventola è quella che si mette per il ricambio del ricircolo dell'aria nei bagni. L'ho utilizzata perché l'estate scorsa avevo nell'ambiente qua nel capanno una temperatura particolarmente alta, superavo tranquillamente i 32 gradi e quindi avendo una temperatura così alta all'interno dell'incubatrice non riusciva comunque a stemperare, aveva una temperatura che superava il target che gli avevo impostato di 37,7, e quindi non avendo un'incubazione a temperatura ideale rischiavo di perderci tutto quanto, e allora ho inserito
in questo modo una finestra con questa ventola in modo che aspirasse forzatamente alle condizioni che ritenevo io idonee, quindi al superamento dei 38 gradi, si attiva questa ventola che aspira l'aria più fresca dall'esterno in modo che immettendola poi nell'incubatrice riesce a calmierare, quindi mitigare il calore esagerato. Qualora le temperature dovessero risalire con punte che superano i 30 gradi, si attiverà da sola in automatico alla temperatura che gli ho impostato nella centralina e quindi in caso di emergenza non avrò mai uova bollite. Adesso vi apro il pannello così vi spiego come era prima e cosa invece c'è adesso, come abbiamo visto dentro. Ecco la scatola, non c'è niente perché prima c'era questa resistenza da 150 o 200 watt che era messa perpendicolare al flusso dell'aria, quindi l'aria scende dall'alto, va in basso e io avevo messo la resistenza qui, la resistenza scaldava, l'aria passava all'interno delle lamelle, l'aria si scaldava, scendeva, scendendo poi entrava nell'incubatrice e alzava la temperatura. Ho deciso di toglierla perché ho trovato quella ventola in serie con la resistenza che mi è sembrata molto più utile, soprattutto in questo modo evito complicazioni perché ho tutto all'interno e questo diventa un semplice passaggio dove vado a inserire da questa bocchetta l'umidità. Il tubo chiaramente va direttamente all'umidificatore e poi qui abbiamo il dettaglio della ventola che ho inserito. Eccola qua. Ecco la resistenza, si può vedere anche modello e il wattaggio, sempre da 230 volt, 200 watt, Sipewell. La resistenza viene venduta con la sua ventola, chiaramente la ventola rimane sempre accesa, la resistenza invece viene gestita dalla centralina e quindi attacca quando la temperatura scende al di sotto del target point e poi stacca al raggiungimento del target. Ho acceso la centralina, possiamo già vedere che sta chiaramente tentando di stabilizzare, ovviamente adesso il pannello, la portiera è aperta, quindi non vedremo vari particolari cambiamenti. Temperatura impostata a 37,7, l'umidità 55. Qui mi segnala che la temperatura è al di sotto del target point, infatti è 21,6, la sonda sta misurando in questo momento, quindi cosa fa? Attiva la resistenza che ho messo all'interno, quindi se adesso vado a toccare la resistenza la sentirò più calda. Ricordiamoci che il controller qui è un PID, quindi significa che è un proporzionale integrativo derivativo, modula da sé quando attaccare e staccare, non è un semplice switch on-off, quindi farà piccoli impulsi all'avvicinarsi della temperatura target. Adesso chiaramente non fa impulsi perché è ben al di sotto della temperatura, ma all'avvicinarsi della temperatura che è impostata, intorno ai 36 e mezzo, inizierà a dare sempre impulsi sempre più brevi fin tanto che non si avvicina e si ferma a 37,7. A quel punto la resistenza sta ferma e darà soltanto un impulso ogni tanto per mantenere quella temperatura. Diverso dalla funzione di on-off, perché la funzione on-off al di sotto del 37,6 attacca la resistenza attacca a pieno regime e quindi nel momento in cui ritorna a 37,7 avrà accumulato già più calore di quello necessario a mantenere quella temperatura e quindi avremo degli sbalzi anche di 1 grado, quindi rischiamo anche di portare la temperatura all'interno delle uova anche a 38,5, 30, 39 e non è l'ideale per avere una schiusa migliore. Questa invece è l'umidità, lo stesso meccanismo, soltanto che l'umidità non è in funzione proporzionale ma lavora in on-off, quindi avremo un'attivazione secca al massimo della potenza al di sotto di 55, una disattivazione al di sopra di 55. L'umidità qui oscilla anche di 2-3 punti, ma non è il fattore fondamentale nella fase di incubazione iniziale. È il fattore che diventa fondamentale invece quando andremo a schiudere, quindi gli ultimi 3 giorni dove sposto tutto nel comparto frigo
e gestirò tutto con diversi strumenti. Un'altra semplice funzione è il countdown del girauova. Anche questo è utile perché se io attivo il countdown e collego la centralina al voltauova, che può essere artigianale, può essere di qualsiasi marca che già possediamo, l'importante è che sia alimentato a 2,30. Il conta giri mi permette di impostare un timer e anche l'intervallo di tempo di funzionamento del voltauova. Quindi in questo caso io imposto 2 ore e ogni 2 ore il girauova si attiva per 90 secondi, che più o meno diciamo che gira tra 90 gradi, 180, ma in ogni caso l'uovo non rimane mai fermo. Quindi ogni 2 ore si ruota leggermente, l'uovo cambia posizione e siamo tutti contenti. Altra piccola chicchetta è il contagiorni, quindi io posso impostargli il valore di incubata, nel caso faccia anatre posso mettere 28, nel caso faccia galline posso mettere 21. Allo scadere chiaramente continuerà a contare, ma in ogni caso serve a me perché quando vado a resettarlo so che da quel momento in cui inizio parte il giorno 0 e al 18° giorno poi andrò a spostarle nella camera di schiuse. Altra funzione che ha sempre questa centralina è quella che vi ho fatto vedere prima nel comparto posteriore dell'incubatrice, e quindi posso dirgli automaticamente ogni quanto attivare la ventilazione accessoria per permettere il ricambio dell'aria, non soltanto per diminuire la temperatura che magari sfora oltre il limite, ma anche per ricambiare ogni ora, ogni giorno o il valore che io gli imposto l'aria all'interno, e quindi scaricare la CO2 che può essere in eccesso per l'incubazione. Io imposto un valore di 20 secondi all'ora per cautela, in modo che comunque l'aria all'interno dell'incubatrice venga in parte ricambiata, e quindi per avere più ossigeno, che in questa fase comunque è importante. Altra funzione interessante è la possibilità di attaccare una lampadina che si gestisce in automatico da qui. Adesso sta girando la ventola e anche qui sta lavorando la resistenza. Qui chiaramente ci sono varie funzioni che si vedono nello specifico nel manuale. Qua ad esempio è il set point, che è impostato a 37,7. Questi valori si vedono sempre da manuale. Quando siamo sul parametro T significa che stiamo agendo comunque nella funzione di temperatura, quindi il controller della temperatura. Questa è la calibrazione della sonda, quindi se abbiamo anche altri strumenti più precisi calibriamo la sonda per avere il valore più ottimale e comunque più veritiero per il lavoro. Si possono impostare vari allarmi, ad esempio qui è impostato l'allarme a 36,5, quindi suona un cicalino quando la temperatura scende al di sotto di questo valore, e al tempo stesso si può mettere un altro cicalino quando la temperatura sale al di sopra di questo valore. Qui entriamo invece nei parametri del PID, che volendo si può anche non impostare, quindi usarlo in semplice switch on-off. Qui abbiamo ad esempio il valore proporzionale, qui il valore integrativo e qui il valore derivativo. Questi valori non dobbiamo agire noi manualmente, ma si possono impostare effettuando un autotuning alla centralina stessa, quindi partirà arrivando al set point che gli abbiamo impostato e farà delle prove per trovare quali sono i valori migliori per mantenere questa temperatura. Quando troviamo la H, allora stiamo entrando nelle funzioni che riguardano l'umidificazione. Qui chiaramente mette la modalità di attivazione, se abbiamo un umidificatore o un deumidificatore, infatti o 0 o 1, 1 per umidificare, 0 se dobbiamo deumidificare, allora abbiamo un altro tipo di sistema.
Questo è il set point 55, questa è l'isteresi, altri sempre cicalini di allarme, 60 al di sopra suona, 38 al di sotto suona. Quando andiamo invece nella funzione U, il parametro U sono volta uova, mi sembra. Ed ecco una dimostrazione di come sarebbe l'incubazione. Qui non abbiamo più gli alveoli, abbiamo questa sorta di vassoio col rullo. Questi rulli ruotano in un verso o nell'altro in base a come impostiamo da collegamento dei fili. In questo modo l'uovo poggiato orizzontalmente ruota. Questo si attiva, come vi ho detto precedentemente, per 90 secondi, quindi per 90 secondi ruotano i rulli, per 90 secondi le uova cambiano di posizione. Si possono mettere chiaramente tutte in fila, sfalsate, in modo che non si tocchino l'un l'altra se sono molto grandi. Qui ho predisposto 4 piani, quindi posso fare circa 28, se non erro, 28 per piano, siamo già quasi a 110 uova, se non di più. E adesso voglio farvi vedere invece cosa ho messo su. Questo perché, anche se la centralina, questa qui, è molto precisa, lavora bene su grandi volumi, su piccoli volumi mi sono reso conto che la funzione PID di questa centralina non è così precisa come quella Inkbird che avevo già utilizzato l'anno precedente. Questa centralina controlla soltanto il parametro della temperatura, quindi ho dovuto comunque inserirgli un altro sistema che controllasse autonomamente l'umidità. Sono comunque 2 dispositivi abbastanza economici, sono molto efficienti. Parte, un difetto che ha questo dispositivo di resettarsi ogni volta che si stacca la corrente, l'importante chiaramente è non staccare la corrente. Quest'altro dispositivo ha una modulazione, quindi un autotuning del valore di PD allucinante, perché riesce a mantenere la temperatura all'interno anche di 1/10 di centigrado, quindi oscilla a 37,7, 37,8 oppure 37,8, 37,7, 37,6, quindi non ho mai visto una precisione tale. L'ho anche verificata con un sensore messo internamente, dove monitoravo tutta la notte e la mattina il valore, che non si discostava di 1/10 di centigrado. Quindi diciamo che per la fase di schiusa comunque è un'accuratezza che è superflua, ma che perlomeno ci permette di essere tranquilli sull'aspetto della temperatura. Ricordiamoci che comunque nella schiusa il valore più importante è sempre dato dall'umidità, che qui ci sono tantissime scuole di pensiero per cui debba alzarsi oppure debba essere poco più alta, insomma varia da razza a razza, dal tipo di guscio, dallo spessore, dalla vigoria anche dei pulcini e da tanti altri parametri che comunque sono fuori dal nostro controllo. In questo caso ho impostato 55 perché ho notato che le uova erano leggermente in ritardo, quindi le ho già spostate su, ma lascio ancora questo valore di incubazione e domani lo porto a 75. All'interno ho uova di Marantz che è risaputo che hanno un guscio particolarmente duro, e quindi per agevolare la schiusa si tende a mettere un valore di umidità negli ultimi giorni più alto, proprio per facilitare l'uscita del pulcine e quindi permettergli di nascere senza problemi. Per la camera di schiusa il sistema è molto più semplice, non abbiamo un ricircolo dell'aria con l'esterno, abbiamo semplicemente una resistenza posta in alto, una ventola dal basso che quindi prende l'aria dalle uova e la spara verso la resistenza, e poi va a ricoprire tutta la superficie della camera di schiusa ai lati per poi riscendere e riniziare tutto il circuito. A sinistra in questo momento si può vedere che dalla bocchetta esce vapore, quel vapore chiaramente viene pescato dalla ventola e viene smistato, distribuito all'interno della camera.
la bocchetta chiaramente è collegata con un tubo direttamente all'umidificatore. Un consiglio che vi sento di darvi: utilizzate solo acqua distillata, perché con sistemi del genere, se avete acqua calcarea, vi imbratta il calcare poi sia sulle uova, che vabbè poco male, ma su tutte le apparecchiature si va a posare quella polverina bianca che comunque alla lunga riduce la durabilità di questi macchinari e questi strumenti elettronici. Un fattore da non trascurare sono le prese dell'aria, che nella camera di schiusa sono importanti perché andranno chiuse i primi giorni, cioè prima che i pulcini inizino a bucare, per aumentare la concentrazione di CO2 e quindi poi facilitare e anche stimolare l'uscita dei pulcini dal guscio. E poi successivamente, per farli asciugare, potremo andare ad aprire i fori, quindi magari mettendo un nastro nelle prime 48 ore e poi alla nascita poi liberare togliendo il nastro, lasciando il foro aperto come adesso. Questo progetto è stato realizzato guardando un pochino quali sono le incubatrici professionali e soprattutto cercando di porre rimedio sia a tanti difetti che ho trovato nei prodotti di mercato, sia cercando di ridurre i prezzi. In questo modo un'incubatrice che potrebbe tranquillamente fare più di 100 uova mi verrebbe a costare intorno ai 400 se non 500 euro, e invece in questo modo ho addirittura 2 camere distinte che lavorano indipendentemente, mi permettono non solo di fare un'incubazione scalare con diversi pulcini, diverse razze, anche diverse tipologie, al tempo stesso poter risparmiare quei 200-300 euro, perché di fatto un frigo usato o non funzionante si trova anche regalato, la strumentazione che è tutta utilizzata avrò speso in tutto sui 100-120 euro. Chiaramente c'è molta manodopera, c'è molta documentazione da vedere e soprattutto si può sempre decidere di modificare il proprio piacimento in base all'occorrenza. Con questo sistema ho sperimentato una schiusa intorno all'80%, l'anno scorso perlomeno ho avuto questa percentuale di schiusa con 2 schiuse, però devo notare che non ho mai utilizzato uova del mio allevamento, ho sempre comprato uova da altri allevatori spedite, che quindi anche lì, per quanto siano fertili, posso avere una moria di embrioni anche durante l'incubazione, perché in ogni caso il trasporto è un fattore di stress. Quest'anno è la prima volta che sto incubando uova mie e quindi a breve avrò gli esiti di queste modifiche. Adesso sto allestendo il vano di giù per incubare le anatre che non ho mai allevato, è una nuova esperienza e quindi sono in attesa che mi arrivino le uova. Nell'attesa che mi arrivino le uova adesso raccoglierò i pulcini che nasceranno dalla camera di schiusa. Per ora è tutto, se avete domande chiaramente scrivete nei commenti, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e continuate a seguire il canale. E presto spero di farvi vedere le nascite che sto attendendo. Grazie a tutti e a presto. Ciao!